Bene, eccoci, benvenuti alla sessione di Sara. Ciao. Ciao. Mm. Mi fa sempre ridere come dici ciao, non so perché. Ciao. Ciao. Va bene, Sabrina, ti aiuto a connetterti più profondamente a Sara, contando da 5 a 1. Ok. Ma hai la mascherina per gli occhi? Volevo provare, sì. Prova. Non so se ce la fai con le cuffie, ma fa anche di... Sì, ma puoi mettere... Ok, meglio. Ah, meglio? Sì. Va bene, fai un lungo respiro, conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, si mostra, vedo un uomo di mezza età in una vita parallela barra precedente in un lago che sta, è un lago, sta lì e sta facendo giocare dei bambini piccoli. Si mostra così. È una vita precedente? Sì, una vita precedente. Ti dà l'autorizzazione? Si gira e mi dice sì. È un bambino o una bambina? Lei è un uomo qui ed è un padre. Mi Ah, mostra che ci sono tre bambini maschi e lui sta facendo fare il bagnetto ai bambini. Li sta facendo giocare all'interno di questo lago dove l'acqua arriva ai piedi. E i bambini sono piccoli, 5-7 anni. ok. Stessa linea temporale? Sì, è proprio una vita precedente. Anno? 1625. Paese? Eh, Italia, credo. È Mm, sempre Italia. Nord, centro, sud. Nord. Un lago del nord. Ok. I tre bambini maschi, come si chiama questo uomo? Lui, Luigi. Luigi. Ok, i Lu- tre bambini maschi di Luigi sono in questa vita di Sara. sì, Chi sono? il padre. Cioè un bambino è il padre di questa vita. Ok, e gli altri due? No. Altre anime del cluster o comunque altre anime? Sì, persone che comunque non familiari al suo stretto contatto. Ok, qual è il motivo per cui la parte subliminale di Sara ci mostra la vita di Luigi? Lui dice come se in questa vita c'è questo messaggio che vuole dare. È come se in questa vita lui ha fatto una vita che non voleva, non è riuscito a essere libero. Dice questo. E mi mostra i bambini dove comunque, anche se è una scena bella, positiva da vedere, perché la vedevo da lontano con lui che giocava con questi bimbi, quindi comunque bella come scena, però in realtà la sensazione adesso mi sta facendo sentire le emozioni di questa scena. Dentro si sentiva
viveva come in una gabbia, come costretto, diciamo, a fare una vita che lui non avrebbe voluto fare, E perché quale vita avrebbe ha voluto avuto, fare? lui voleva essere libero, dice, Quindi libero voleva di essere libero. avere tante donne, di viaggiare, di cantare, di far cosa? Io vedo che adesso mi sta mostrando, lui in questa vita qui è come se quando poi ci sono dei momenti in cui si ritira e vedo un falò intorno a questa spiaggia di questo lago con non so, degli altri uomini, delle persone, come se fosse lontano dal centro abitato dove fanno uso di non so se alcol dell'epoca, fanno uso comunque di qualcosa per staccarsi, per estraniarsi, per sballarsi, come posso dire, per Mhm, avere il suo attimo di libertà. mhm, E quindi vedo anche delle donne, delle ragazze, insomma, con le quali lui comunque balla in questo, come sulla spiaggia, non lo so, mhm. e vuole evadere, lui vuole evadere, la parola è evasione, mi dice. La madre dei 3 figli è morta o è andata via? Non c'è più? La madre di 3 figli c'è, Ok, quindi lui però lui si... non la ama, non gli interessa di questa donna qua. Però non è- riesce a staccarsi in questa vita. E con lui la sensazione che mi sta facendo provare è che quello che provava lui qui è come se aveva un senso di dovere così forte nei confronti di questi bimbi che alla fine comunque non... ovviamente poi all'epoca era impensabile proprio. Quindi stretto, proprio costretto, autocostretto. Beh, insomma, è impensabile, però c'erano tantissimi orfani in quell'epoca. Gli orfanotrofi Per erano lui, pieni zeppi. Per lui, chiaro. sì, per lui, dico, lui mi dice, mi Vabbè. trasferisce quello che pensava, insomma. Vibrazione di Sara. 11 miliardi. Mm. Consapevolezza. 102. PSP. PS 63%. Vite precedenti. 2250. Percentuale di cervello utilizzata. 5-7%. 5 o 7. Vedo che oscilla. In momenti più produttivi 7, da 5 a 7, diciamo quel range lì. Ok. Chiamiamo subito la nonna paterna, che si chiamava esattamente come Sara, stesso nome, stesso cognome, poiché paterna, che morì quando il padre di Sara aveva pochi anni, si presume di asma, e che Sara ha sempre sentito attaccata a lei. Le accarezza la testa, lei dice, è vero. Si è Arriva presentata, è una arrivata? signora, sì, Mm. arriva una signora con una donna con degli occhiali, dei capelli castani fino alle spalle, porta gli occhiali, mi si mostra così. Quanti anni ha più E o meno? quando 42, 43 si Una mostra con quarantenne. questa età. Mm. Mm-mm. Quindi non una signora, come si può pensare a una No, nonna, ma una no, donna ancora nel fiore sì. degli anni. Ok. Sì, si mostra così. E quando abbiamo detto che Sara la sente attaccata e ho visto la scena mentre tu parlavi che lei le toccava la testa a Sara, quindi Mhm. è vicino qui, dietro le spalle sulla testa. Quindi sì, comunque è attaccata a lei. Perché? Nome e il cognome?
Lei dice che è confusa, sì, è come se tramite Sara lei vive pezzi di vita che avrebbe voluto vivere. Quindi comunque è come se lei si sentisse, la nonna si sentisse che gli è stato tolto la possibilità di continuare, anche Mhm. se poi sappiamo che è lei che l'ha scelto, però non era consapevole ovviamente e credo Adesso che lo è. ancora non lo è. Ancora no. Vabbè, Lei ce l'ha facciamo una cosa arrabbiata. nuova. Andiamo nel suo cluster con lei, la portiamo per mano, tu da un lato, io dall'altro. Andiamo nel cluster della nonna, andiamo a vedere subito il contratto che lei ha stabilito con se stessa. Morirò a 40 anni per asma o qualcosa del genere. Intanto mi dici quali entità sono attaccate alla nonna e non sono per niente contente di quello che stiamo facendo. Angeli. Vedo degli angeli. Mm. Vedo in particolare uno che è come se, come posso dire, la tiene in un... Mi ha fatto vedere questa scena. Sembrava, le fa sembrare di avere una luce intorno, invece nel momento in cui poi io l'ho visto, insomma, l'ho scovato, questa luce intorno si è sgretolata e c'è del nero. Quindi è come se in realtà gli fanno sembrare di essere in un posto sereno e tranquillo, ma in realtà non è così, è in una terra di mezzo, io la chiamo lei. Mhm. Elohim sono angeli. Sì, siamo andati al cluster, mi ha portato al suo cluster. È strano perché sono mh, me le mostra in maniera molto particolare, mi mostra delle sfere, questa donna, che si aprono e dentro ogni sfera ci sono dei libri, i suoi libri, i suoi patti, me li mostra così, molto particolare, mai visto. Come se li volesse, come dire, contenere. Mm. Vediamo quello relativo alla sua morte. Andiamo all'essenza del contratto e alla firma. Questo contratto è come se lei non sopportava diciamo, è come se lei si sentiva fuori dal mondo, questa nonna qui. Ed è una cosa che lega, che sente anche Sara, cioè nel senso essere come, no, anticonformista, come si dice. E non veniva compresa ed era molto triste questa nonna. Io lo vedo proprio come se fosse poniamo fine a questa vita perché non, è troppo triste per me, non va bene, E sono compresa. cosa è morta? Come vedi la morte? La causa della morte? Io vedo che lei è legata a questi Elohim, è come se nel momento in cui avesse deciso di andare via, vedo questa scena, vedo la scena di lei, di questa donna con questo Elohim, angelo, insomma, che le mette una mano sul petto e poi è come se entrasse dentro e le stringesse i polmoni, quindi in maniera un po' brutta, molto, insomma, Brutale. brutta, brutale, sì. Quale, quale effetti ha dato nella vita, di Sara la nonna? Ce l'ha attaccata dalla nascita? No, non ce l'ha attaccata dalla nascita, ce l'ha attaccata. Io vedo, ci sono dei momenti. C'è stato un momento, mi mostra questa scena, Sara, come se lei ha voluto indagare, lei ha voluto comprendere. C'è stato un momento dove lei ha sempre saputo di questa nonna, però in particolare da più piccola, in età giovanile, è come se lei l'avesse richiamata, come posso dire. E quindi Cioè, ci lei... fosse stato proprio Mhm. è come se ci fosse stato proprio un accordo energetico
Io mi sento legata, cioè Sara dice io voglio sapere di te perché la sua curiosità insomma l'ha attratta e anche il sentir parlare di questa nonna e lei energeticamente è come qui sopra è come se etericamente si sono attratte, come posso dire, è stata Ma richiamata involontariamente. ma anche l'analogia col nome ha fatto sì Sì, che assolutamente sì. sia Sara fosse attratta dalla nonna non presente, sia la nonna. E viceversa, sì, assolutamente. Ma quale problemi ha dato a Sara? Due cose, vedo lei di- distinto proprio, mi è venuto comunque il discorso anoressia Ok. Sara, e mm, anche delle forti emicranie, vedo a volte, mal di testa, problemi comunque alla testa. ne hai avute, Sara? Mal di testa? Non soffri di mal di testa? Ok, Pesantezza. vabbè. Causa esoterica dell'anoressia, quindi è la nonna. E basta? Stavo vedendo, infatti, sicuramente è come se, e vedo questo, se a livello, da qui a livello energetico è come se la vicinanza comunque, io vedo proprio lei, questa donna che la osserva lei, osserva Sara ed è come se tramite Sara è come se stesse vivendo, come posso dire. A volte influisce anche non influito nelle sue scelte, comunque la sua presenza si fa sentire a livello energetico per lei e comunque le ha creato è come fosse una reazione energetica e quindi le ha creato questa situazione della anoressia. E poi stavo vedendo. Rifiuto, quello che dice è rifiuto. È come se fosse a livello energetico, sempre parlando da qui, è come se fosse un rifiuto della realtà, un rifiuto di se stessa, un rifiuto anche del discorso di cui parlava prima, che ho visto, non so se ne parliamo anche dopo, del discorso di vedersi uomo in determinate Mhm, situazioni, mhm, nel preferire. È come se si sente in una situazione, in un corpo e in situazioni che lei non avrebbe voluto, come posso dire, avrebbe scelto diversamente. E qui è come se si lega e metto il tassello della vita che ci ho fatto vedere, cioè dell'uomo che comunque si sentiva ingabbiato in una situazione che le stava stretta, come posso dire. Fuori lui avrebbe voluto fare altre cose e anche qui lei avrebbe voluto essere, eh, come posso dire, spiccare in altre situazioni, scegliere altre strade. Ecco. ok. Vediamo le entità eteriche, non le mentali, le entità eteriche, se ci Mhm. sono. Un falconiforme, lo vedevo da prima, Mhm. perché lei comunque non è facile da interferire, nel senso io vedo che comunque io Tosta. la sento come testa dura, sì, mi dice così, viene proprio questa testa tosta, sì, quindi non è da filo da torcere comunque, quindi hanno dovuto anche arrivare a indebolirla a livello fisico e c'entra anche questo falconiforme che vedo. Mhm. Poi? Poi ci sono 3 DL, Mhm. uno che le sta un pochino di più all'interno della parte dalla bocca dello stomaco in giù, diciamo. Poi dietro vedo un pochino più in basso due rettili che le do poca importanza, però ci sono. Sono quelli più che gli addetti più alla parte materiale, come posso dire, li vedo che agiscono nelle abduction loro, i Mhm. soldatini dell'abduction. Mm. Mhm. Quante sono le abduction? Ad oggi ne vedo una media di 2 al mese.
però in passato ci sono stati momenti in cui lei diventa più, come dire, emotivamente debole, come anche per il discorso vedevo nel periodo della anoressia, un po' di più, molto di più, perché è come se abbassa le difese, c'è tutto si Mhm. abbassa a livello energetico, vibrazionale, fisico e quindi è più attaccabile, era più attaccabile. Ok. Capi dei falconiformi. Vedo un essere di un'altra dimensione. Sono degli esseri, mi si presentano un gruppo di umanoidi incappucciati, come posso dire, con una tunica lunga marrone Mhm. che E alla tunica, infatti nudi. è quello che che se levo la tunica sono sembrano anfibi, anfibi Anfibi. umanoidi. Mm. Mhm. Stanno da... Capi degli anfibi. Mi si presenta un uomo, una sorta di uomo primo, dice. Simile a Zeus, ma non lo percepisco come Zeus. Mm. Sotto Zeus. Mm. Come si chiama? Mullock, boh. Mullo. Ok, connessioni col secondo universo ci sono? Sì, perché è come se fossero proprio in un'altra dimensione, però non so, mi sentirei di dire che sono proprio come un collegamento con Zeus, ecco. Però sì, secondo universo, sì, Qualcosa nel secondo universo collegato al primo attraverso il capo Zeus. sì. Chi Cioè sono questi attraverso esseri? questo qua, quest'altro. Mullock Ah, è nel primo o è nel secondo? Mullom, lui dice. Mullom, mhm. È nel primo o nel secondo? Lui dice che passa di qua e di là ed è un collegamento col secondo. Ok, Mullom, se va nel secondo, conosce ovviamente Poseidone Mhm. e ultime sessioni che tu non hai visto, di cui non sai nulla, di Elena e Moloch, Ah, che è sullo stesso piano di Poseidone e che è quello che entrerà con la porta dell'inferno. Il mangiatore di bambini, che in alcune raffigurazioni assomiglia proprio a un anfibio. Guarda che caso. Ha un rospaccio. ah, bene. Chiamalo. Vabbè. Arriva, dice che volete, mi state scocciando. Interferisce con Sara? Sì, In cosa? Cioè, quale cosa causa? confusione nello scegliere una strada, dice. Poi? Confusione, Anoressia e bulimia? sì, stavo per dire. Parla Att- con il falconiforme che sta proprio attaccato a lei, mentre lui, questo qui, non Moloch è attaccato. o Mullom? Interferisce, ma Mullom interferisce tramite il falconiforme, dice. Ok, ci sono entità mentali? Sì, due una quarto livello che parlano con questo uomo, questo essere qui. Ma Mullom o Moloch? A Perché? me dice Mullom, però Ok. se quando tu mi hai detto Mollock è come se è lui, è lo stesso. Ah, Mullom e Moloch sono gli stessi, Sono la stessa la cosa. stessa Mm. cosa. Mhm. Ok, le 2-4 livello sono preposte a quale controllo?
a renderla più possibile debole, in quanto comunque a lei a livello, io vedo proprio che a livello, come dire, di DNA è molto forte fisicamente Mm. e comunque a livello anche di indottrinamento, come posso dire, mentale, da qui è come se vedessi che comunque è dura, non è una persona che si lascia, come dire, imbelliconare facilmente, ok? Non è una credulona e quindi è difficile da rendere. E quindi ci sono le entità mentali insieme al falconiforme, agli EDL e a questo tizio Mullock, che è come se devono unire di più la loro interferenza per renderla debole e utilizzarla. Poi alla fine quello che vedo da qui è sempre la stessa cosa, è come se siamo utilizzati da loro come cavi. Questo è quello che vedo. Ok, ma l'anoressia è collegata a un'entità mentale? Sì, La prima o ma la seconda? la prima La bulimia? è la stessa cosa. Sì, Sempre la prima. vedo sempre collegato, sì. Ok. Causa esoterica del fatto che l'anoressia, presentatasi in adolescenza, si è in realtà acuita e è rimasta persistente durante la gravidanza e per tutto il tempo in cui il figlio ha vissuto a casa. Raggiunta la maggiore età o qualche anno dopo, il figlio è andato a vivere da solo e questo problema è praticamente scomparso. Mi sta dicendo già, è come se quello fosse per lei un suo modo una reazione al non accettare, è un rifiuto di alcune situazioni. È come se lei non volesse affrontare a livello mentale Quali? che, che alcune scelte, come quelle per esempio del figlio, di fare un figlio, di stare in, è come se lei non doveva deludere determinate situazioni, ma alla fine, e quindi ha fatto delle scelte, ma lei avrebbe voluto fare altre. Lei la vedo, adesso mi dice parola libertà. Questo è quello che vedo. Quindi è come se L'uomo. fosse Mm. Come sì, Luigi. esatto, esatto. È come se fosse un rifiuto della realtà. Cioè, io vedo proprio nel suo caso l'anoressia, la bulimia, il rifiuto il rifiuto, proprio un rifiuto. E quindi nel momento in cui succede la scena, ho visto del figlio che comunque si allontana di casa, per carità, non è un discorso, è sempre un figlio, non c'entra niente la parte, diciamo, ecco, di collegamento col figlio, però a livello eterico è come se Un problema in si è... meno. Sono più Esatto, libera, sono libera. esatto, lei ha bisogno di sentirsi libera. Sì, dice questo. Va bene. Causa esoterica della cistite cronica e Pia- dell'ascesso dentale. Tutte e due non trovano una soluzione da anni ormai. Pianti, l'ho visto prima. Pianti, Pianti. Mm, messi dal falco. sì, è lui. Vediamoli tutti. C'è un pallino all'interno dell'orecchio destro, come un pallino nero, si vede, lo vedo così, oltre a quei due che abbiamo appena detto. Ginocchio sinistro, all'interno come della rotula, si dice, Mhm, mhm. pallino nero anche lì. E il piede sinistro, che è collegato con quello che sta all'interno del ginocchio, da un filo. E poi c'è un pallino sulla bocca dello stomaco, come se veniva attivato anche nel momento che serviva per il discorso dell'anoressia, della bulimia, Ah, ok. per indebolirla. Stai dicendo tutta una serie di cose che fanno annuire Sara continuamente, sia gli impianti, la posizione e tutto quello che hai detto. Lo dico perché poi appunto il viso di Sara non si vedrà. Mhm. Perché l'ascesso? Vabbè, c'è l'impianto, ma perché è lì? L'impianto. Perché non può essere alla luce destro del piede? Quello che vedo è che è legato al discorso
come se fosse un controllo anche del cibo, come posso dire, nel momento in cui comunque le viene del dolore, è collegato è tutto collegato al discorso Anoressia, bulimia. stomaco, sì, questo, anoressia, bulimia, sì. Le serviva questo concatenamento di situazioni. Mm-mm. Va bene. Cioè, gli serviva a Torniamo, loro. ok. Torniamo alla nonna paterna. Ha Mhm. visto gli impianti, ha visto i contratti. Sì, Non visti. possiamo, non dobbiamo per forza stare lì a toglierli, però se lei li vuole togliere, per esempio uno simbolico, quello relativo alla sua dipartita a 40 anni, lo può fare. E dopodiché mostriamo dove nel cluster c'è un pulsante che lei può schiacciare e si apre il portale aureo. Allora, ha fatto questo, è come se lei ha preso consapevolezza, sta guardando molto attentamente quello che Sara sta facendo nella sessione e, e ha rotto con un pugno il vetro, la sfera che conteneva questo contratto relativo alla sua morte per essere libera, Mhm. perché è legato anche lì, cioè quello che stiamo dicendo di Sara era legato anche a lei, cioè c'è questo collegamento. Lei comunque la nonna, la vedo come una donna, insomma questa donna era comunque triste, non accettava, voleva essere libera, vedo la stessa emotività. Comunque prende ha rotto con il pugno la sfera, prende questo contratto e prende tutti i vetri rotti e la lancia. Le ho fatto vedere come si apre un portale definitivo e lei Ok, lo ha fatto per sé. schiacciamo il pulsantone. Fallo schiacciare lei. Mhm, mhm. Il portale aureo si apre. Lei può decidere di andare come no. In ogni caso lascia un messaggio a Sara. Ma lei dice che vuole andare, adesso vuole andare via. Ok. Se vuole Ha lasciare dato un un messaggio, calcio all'Elohim. Ah, se vuole lasciare un messaggio a Sara, e Sara è anche lei, quindi magari si vuole lasciare un messaggio. lei dice, io a volte ho vissuto tramite te, perché non sapevo di essere ingannata, pensavo che andando via da qui presto potevo essere felice. Non mi piaceva questo mondo, non mi piace questo mondo, è tutto sbagliato e lo so che tu lo pensi come me. A volte tu vorresti cambiare le cose e io anche. E a volte io, tramite le tue azioni, ho vissuto un po' di vita in più, ho vissuto tramite te, però adesso ho capito che ti devo lasciare andare e io forse ho trovato finalmente il modo di andare in un posto dove posso stare bene, dove volevo andare già da quando avevo deciso di lasciare la terra. Mhm. Bene, la possiamo salutare. La Mhm. possiamo anche seguire con una telecamera virtuale, immaginaria, mentre attraversa il portale, vediamo che cosa fa, come si trasforma, cosa fa, insomma. Non è più donna, cioè non è più forma umana, adesso è energia, che quando va lì lo aiuto per attraversare questo portale che noi le facciamo vedere, che lei si è aperta, deve per forza essere energia. Quindi è una forma energetica. Se vado di là c'è questo bellissimo tunnel, sempre che è dorato, cristallizzato, sembra brillantinato, e dove se mi sono affacciata è come se è molto veloce, cioè si entra dentro e si passa in un tunnel, però poi lei è andata e io non posso andare lì. Mm. Ok, chiudiamolo.
la salutiamo Ok, andata. e veniamo all'ultimo, beh no, vediamo velocemente i sogni che più o meno abbiamo già visto. Sogni di respingere una propria abduction. Ne ha Sì, avute? non è Perché un quella solo. volta la respinge o, o non la respinge ma pensa di respingerla? No, non l'ha respinta veramente. Quello è un abduction, cioè la sua parte, è una abduction eterica. La sua anima l'ha respinta. È come se avesse preso consapevolezza. In realtà lei si rende conto, solo che è come se un po' in generale anche come discorso generale, anche se tenti di respingerla, non sai come fare, non hai l'informazione, no? Mhm. Non sai che tu sei, decidi di te stessa e quindi se dici no, non possono fare nulla, non lo sai, quindi ti rapiscono, tu non sai che se non dai l'autorizzazione puoi fermarli. Però Invece quella lei quella volta volta l'ha fatto, sì. l'ha fatto, quindi ha provato, perché non ha continuato? Ha urlato no, non voglio. Ok, perché non sono finite da quel momento in poi? Se è così. No, solo quella volta non l'ha. Io vedo anche altre volte che l'hanno presa ma non sono successe, cioè sono state respinte. Però è come un tentare e gli è andata bene, come posso dire, non avere l'informazione per non farle accadere più. Questo è. Cosa Mm. che invece facendo per esempio una sessione lo- e seguendo insomma le sessioni puoi prenderne consapevolezza. Causa, sogna di respingere un adoption del figlio e della di lui fidanzata. È la sua parte eterica, la sua anima che è andata, che nel sogno praticamente, essendo comunque suo figlio in questa vita, l'ha percepita, l'ha vista e quindi ha tentato di cioè lei ha tentato di entrare in scena, ma non c'è riuscita, però io vedo. Non può perché non dipende da lei l'abduction del figlio o della compagna. Però lei è come se io vedo lei proprio che va nella scena, vedo lei che fluttua come se si fosse, come se il figlio in qualche modo l'avesse chiamata, aiuto mamma, vedo, E ce la fa? no. Avverte il figlio? Al figlio riesce, assolutamente sì, a livello eterico il figlio la chiama e la sua anima va, quindi a livello eterico c'è il collegamento. Ma l'abduction avviene. L'abduction però avviene perché non può dipendere da lei, Di tutte e due, no? sì. Ok, un vecchissimo sogno, sogna di essere un pesce che si trova nell'acqua di mare, di lago, in un forte pericolo, scappa da questo pericolo. Io vedo, lei l'ha vista come un pesce, lei invece io lo vedo, è come se fosse allora, è una vita, è una vita parallela, un'altra dimensione, è un clone, ok, è un ibrido, è lei da un'altra parte, però stavo cercando di Ma non è un di vedere pesce, bene, no, ma però è... è un anfibioide, come posso dire, Ah, ok. Quindi sta scappando davvero nell'acqua, può respirare sì, sotto, fuori, sì. dentro, fuori. È Questo la è sua bellissimo. anima che in quel momento è andata in questo ibrido, quindi in realtà l'ha vissuto. Ovviamente la sua mente qui lo deve razionalizzare con quello che conosce, quindi pesce che scappa da un pericolo. Da uno squalo, ok. Mm, mm. Bene, un fatto molto interessante è appunto questa, tra virgolette, mascolinità di Sara. Sara si è sempre sentita un po' mascolina, capello corto, le piacciono gli uomini, eccetera. E diciamo, nell'ambito sessuale prova veramente piacere quando immagina di essere la parte attiva del rapporto. Mhm. Lo vedo da prima. Lei ha, allora, innanzitutto in percentuale è stata più uomo che donna qui, cioè nelle vite che lei Mhm. sta vivendo, ha vissuto. È Percentuale. sempre
Bah, io direi un 80%. E Mhm. ha sempre ricoperto un ruolo comunque di... Leader, sì, esatto. Comunque comando, di... pater familias. Esatto, esatto. Che poi lui vuole uscire da questo, come dire, cosa che si ripete, è un conto della vita che ci ha fatto vedere, delle emozioni che comunque la legano anche in questa vita, quindi voglia di evasione, voglia di cambiare le cose, voglia di essere fuori dalle righe, cioè fuori dal normale, ok, però lei è sempre stata quasi sempre uomo maschio Mhm. proprio. E E cosa quindi vedi? Mm. io sto vedendo nell'atto sessuale è come se lei ha dei flash, per esempio, cioè, ha proprio dei flash è come se fosse strano, aspetta, allora, è come se ha dei flash di quando aveva il corpo da uomo. Quindi lei ha un ottimo rapporto col sesso, vedo comunque, rispetto ad altre magari donne, no? Lei è molto Mhm. più libera anche da questo punto di vista. È come se è come se lei si trova meglio in un corpo maschile. Ecco. Lei è molto più, A come suo posso dire, agio. anche a suo agio nel corpo maschile e anche nel ricoprire il ruolo che ricopre, come dicevamo prima, insomma, un uomo, ecco, quindi potere decisionale, padre di famiglia, persona ferma, dura comunque, nel senso Mhm. positivo, non dura, cioè nel senso comunque decisiva. E quindi ha scelto di vivere l'80% delle vite è uomo, e quindi semplicemente è un suo ricordo. Non Ok, è... al di là delle entità che ci sono sempre o delle interferenze, perché ha scelto questa vita da donna? Sta cercando di uscire dal loop vuole essere più libero. Lui Guardare vuole tutto. vivere, sì. Quello che mi dice è come se ho provato, ecco, a essere poche volte donna, ma in questa vita, perché magari come donna, nella nostra epoca, diciamo, di linea temporale, in questo momento storico, potevo riuscire a essere più libero. Lui dice questo. Lui vorrebbe essere libero. Va bene. La vita più importante, esclusa questa, di Sara. Un cavaliere, una vita in cui più bella, lui dice. Mi sono divertito tanto lì. Perché? Ero, nonostante era un cavaliere di un re, nel tempo libero era libero, non si è fatto una famiglia e si divertiva molto. Era Si molto divertiva con le donne, si divertiva con le viaggiando. donne, si divertiva con le donne, tantissimo, lo vedo. Non aveva legami, non aveva figli, non ha avuto figli, e quindi lui dice iniziava e finiva il mio dovere da cavaliere, e poi tutto il resto lo passavo a divertirmi. Donne, vedo Cibo, piccoli viaggi, i piccoli piaceri sì. della carne. Sì, esatto, C'è Sara proprio che fisico. sghignazza. Sì. Beve, pure qua. Beve. Beve, sì, alcol anche qua. Cioè, o comunque anche fa uso di qualcosa che tutto ciò, tutti i vizi tra virgolette, insomma, voglio dire, tutto ciò che lo fa divertire. Mm, Quindi sesso, come si dice, alcol, sesso e rock and roll, com'è quel mm, detto? Ok, mhm. Va bene, quindi diciamo che il tema di questa sessione è la libertà. La sì. nostra libertà ultimamente è stata fortemente privata, fortemente osteggiata. E gira che ti rigira, se vogliamo trovare uno dei tanti, ultimamente ce l'ho con questo essere, con questa entità piuttosto nascosta, uno dei tanti che sono in prima linea in questo caso è questo cavolo di Moloch.
Moloch è nel secondo universo. In questo caso incide nella vita di Sara. Ha Sì, inciso. Quindi la mancanza di libertà di Sara, così come la mancanza di libertà che tutti ora stiamo io vivendo. vedo, esatto, io Ok, questo sto dicendo. Quando tu mi hai detto incide nella vita di Sara, quello che ho visto è come se, è come se fosse un sotto Zeus, no? E quindi incide un po' in tutti, no? Non è certo. Più che un'entità. Zeus è veramente nel secondo universo. Tu lo vedi nel secondo universo o che passa avanti e indietro? No, io vedo che passa avanti e indietro. Ok. È come se fosse più adatto a poter andare nel secondo universo. Come posso dire. Io vedo che Zeus non ci può andare nel secondo universo, mentre questo qui sì. E non ci tiene nemmeno. Questo qui Mhm. sì, ma questo qui è del secondo universo o no? Noi l'abbiamo visto nel secondo universo. Secondo universo, sì. È del secondo universo, ma viene qua. Ok. La porta dell'inferno, l'opera di Rodin, la mostra che a Roma sarà inaugurata, verrà aperta la porta dell'inferno a Roma, quindi in Italia, il 15 di ottobre, in Mm. concomitanza con tutta una serie di decisioni e quant'altro. Abbiamo fatto una Mm. indagine con Elena, tra l'altro oggi mi hanno nei commenti dato quindi logicamente, non so sulla base di quale logica, del satanista. Boh. Ah. Non so per quale motivo, visto che mi sono attaccato ai maroni di Moloch, ma sono un satanista. Ma avessi lodato Moloch, ok, ma mi sono attaccato ai maroni di Moloch e sono ancora qui ad attaccarmi ai maroni di Moloch come un cane ringhioso, ma sono un satanista. Ma vabbè. Adesso, mentre tu lo dicevi più volte, il suo nome lo vedo come un diavolo. Ok, Mm. ieri abbiamo fatto un esperimento, Che brutto che è, mamma mia. Elena, io e il cliente. Oggi lo facciamo tu, io e Sara. Sara Mhm. che non ha paura di niente. No. Bene, andiamo nel secondo universo tutti e tre e ci alziamo le vibrazioni. Prendiamo tutti e tre la pillola V della vibrazione, V di vibrazione, non di vendetta, vibrazione. La vendetta non serve a niente, la vibrazione serve a tutto. La Mhm. pillola, lo ricordiamo, soprattutto a Sara, ha un'informazione dentro. Non esiste una vibrazione massima. Non esiste. Non c'è. Al massimo può venire un mal di testa. Non esiste. Non c'è 1 miliardo, 100 miliardi, 1.000 miliardi, 1 miliardo di miliardi. Non c'è una vibrazione. Noi lo possiamo fare, Moloch no. Moloch non ha parte subliminale. Moloch No. ha tutto un passato, si è mangiato i bambini, ha i bambini tra le gengive, non ci importa. Moloch non Mhm. può alzare la vibrazione. Noi sì, noi abbiamo un nostro indice Mamma mia, quanto è brutto. e lo tocchiamo quando decidiamo tutti e tre che la vibrazione a cui siamo saliti è sufficiente a danneggiarlo. Mm. Io per i fatti miei, tu per questioni tue e Sara perché ha avuto, per colpa di Moloch, una vita dominata da tutti i problemi che abbiamo visto, anoressia, bulimia e quant'altro. Ok. Ha voluto lei, chiaro, sì, certo, ma Ok. c'è questa entità che tutti abbiamo creato stupidamente e che potrebbe tornare invitata passando attraverso un portale. Mille questioni esoteriche, numeri, cifre, appartenenze dello scultore, del curatore della mostra, di questo, di quell'altro, a ovviamente logge massoniche, sempre la stessa cosa. Mm, mm, mm. Abbiamo Di? innestato le vibrazioni. Bene. Molo che è in centro, noi tre a triangolo, attorno a lui. Se dobbiamo fare una piramide, un triangolo, il solito triangolo, facciamolo Vedo, decisamente. vedo come se lui si sta, noi tre che energeticamente abbiamo fatto questo più che triangolo, noi lo facciamo come un cerchio, Mhm, perché stiamo dicendo che noi tre che il cerchio è più potente mm, per noi in questo mhm, momento. mhm. E lui si gira su se stesso e non sa che cosa sta per succedere. Mhm. Tenta di scappare, ma
È come se io ho messo anche cioè non può uscire da qua. L'abbiamo, come dire, chiuso. Ok, tutti e tre lo tocchiamo con un dito. No, brucia. A Non quanto posso. stiamo vibrando? 500 miliardi, tutte Mm, e tre insieme. Ali, saliamo. Saliamo a 1000. Mentre saliamo a 1000, chiama tutte le Ma PS, lui sta bruciando. non importa, tutte le PS e tutte le PE esistenti che formino cerchi concentrici attorno a noi, che facciano la stessa cosa. I primi sono tutte le PS e le PE degli italiani e poi gli altri. Fatto, stanno venendo. C'è come posso dire, sto vedendo un casino nel senso positivo. È una fortissima energia, Mhm. perché le persone, soprattutto davanti, sono arrivate le PS che hanno più consapevolezza, Ok. lo sanno fare, quindi siamo potenti. Tu hai seguito la sessione delle 300 perle? Forse no. Non ho avuto, no, non ho Ok, le visto. 300 anime PS delle PS sono 300 PS molto consapevoli che Mm, non sono completamente refrattarie alle interferenze, non sono sensibili a nessuna interferenza le scalfisce. mhm. Chiamale tutte vicino ai primi anelli intorno a noi. E credo siano loro perché allora io ho visto subito che mi facevano vedere queste qui che erano più consapevoli che arrivavano subito, quindi erano già capaci a fare quello che stiamo facendo, mentre le altre dietro stanno imitando, come posso dire. Però ho visto subito questa serie di PS più decise, più come se Mhm, sapevano già quello mhm, che dovevano fare, mentre le altre lo stanno iniziando a fare, però cioè se fermo il tempo perché devo fermarlo perché avviene tutto mentre tu parli, già è avvenuto. E fermo il tempo, è come se loro stavano prima vedendo quelle dietro quello che facevamo noi avanti insieme a queste altre. Ok. Mm. mhm. Che succede? Cosa fa il signor Moloch? No, è bruciato. Il Io mangia vedo, bambini. io vedo come se in lontananza adesso se ci sia pezzi di rossi di carne rossa. Beh, Mhm. non può resistere. Prima quando lo Così, vedevi, come lo vedevi? un diavolo, un Perché diavolo era con le brutto. corna, Mm. perché vedevo dei denti che gli uscivano qui davanti, una sorta di barba nera intorno al viso e la pelle tutta rossa con le corna Gli occhi? verdi. Re- Con la boh, non si pupilla capisce. verticale? Sì, rettiliana. È più brutto dei film dell'orrore a cui siamo Molto, abituati. molto più brutto, mamma Le mia. corna? Ma è proprio anche se adesso sono tornata indietro perché io se adesso sto qui vedo cenere, quindi è come se per me è bruciato. Mhm. E se torno indietro è proprio una sensazione orribile, è come se si avvicina proprio Mm. Quanti anni tempo aveva Moloch prima di iniziare questo processo? miliardi. Ok. Esiste in la sua scomparsa è in tutte le linee temporali? No, qui. In questa. Mm. Va bene. E quindi passiamo a Sara, che adesso ha veramente la libertà di andare al suo cluster. Ho buttato le ceneri, scusami, entro Mhm, un... mhm. Ok, Sara. Mi porta in una cucina, Sara.
lo mostra così, i patti del cluster. E apre, è una cucina ehm, di legno, fatta di legno, con i mobili di legno, e apre questi stivi all'interno del quale ci sono i suoi patti. Me la mostra così. Dice qua ci sono i miei patti. Mm. Mm. È l'ora di cambiarla questa cucina, buttiamo via tutto. Il Diventa più regno della grande. donna. Sì. Quindi più Eh. simbolico di così. Mi mostra fa questo, diventa lei di oggi, la vedo con la fisionomia di adesso, diventa più grande, più alta, come se a livello fisico, quindi vedo la cucina, il suo cluster piccolo, nel suo cluster questa parte di cucina piccola dove ci sono i patti, la prende e come per dire io sono più forte, no? Non ho bisogno di... Tu sei Mhm. più... Tutta sta roba è più piccola, la prende tutta l'intera cucina con i patti e la lancia in un buco suo definitivo. Ok, subito all'avatar. L'Avatar cerca di scappare salendo una scala. Sì, Tutte le volte diversa. Una scala a pioli o una scala coi gradini? No, a una pioli. scala a pioli che va su verso, se vado a vedere mi vedo delle nuvole per andare via proprio. Seguiamolo. Vediamo dove va. Lascialo andare, andiamo a vedere dove va. Da Zeus. Vedo delle nuvole e quando mi ha detto vediamo dove va, c'è Zeus seduto. Cioè, siamo ai piedi, lui è come se io fossi lui, no? L'ho seguito e lui ha i piedi di Zeus. Mm. Mm. E poi però vedo un'altra cosa qui, Mm. come se tra lui e Zeus vedo una cosa non meccanica, artificiale, come una lastra, come un passaggio dove l'anima mm, si artificializza, come Ah, posso dire? sì? Quindi passa qui e diventa più artificiale per arrivare a essere Avatar. È come se la Certo. PS si stacca e deve passare dentro questa cosa artificiale. Mhm. Vedo questo. Mm. Ok. Di a Sara di acciuffarlo e di metterlo in un portale definitivo. Lo prende, lo fa a pezzettini, gli stacca proprio la testa, lo fa a pezzettini. Mm. Lo fa a Proprio pezzettini. violenta. Sì, lei è così. Lei è o bianco o nero, non esiste. Mhm. Bene, tutto in un portale definitivo. E prima di vedere che cosa è rimasto eventualmente, invitiamo il figlio e la fidanzata nel cinema, dove invitati adesso, invitati all'inizio, hanno visto in un secondo tutta la sessione. Mhm. Sì, ci sono. Non sono andati via, sono rimasti. Sì, sì, sono Tutte e là. due allo stesso livello o uno più Figlio avanti? sta davanti. E vedo questa ragazza che le mette le mani dietro, dietro seduta come al cinema, no? Il sedile dietro Mhm. che la abbraccia con le mani sul collo. Lei E stanno abbraccia guardando. lui con le Sì, e guarda. mani davanti sul petto di Sì, lui. sì, sì, guardano Non so così. perché ti chiedo questa cosa. Sono legati? Sono anime? La Gemelle? fi- il Fiamme? figlio con questa donna Mm? sono. Io Affini? direi di sì, sì, affini sì, sono molto legati, io vedo queste due anime comunque, sì. Anche sì, in effetti il modo in cui si sono presentate, invece di da sole una per sé, ognuno per sé, sempre legate, abbracciate. Te l'ho chiesto un po' per quello. Ok. Ci sono ancora falconiformi, rettili, abduction, No, EDL, anfibi, sono Moloch, andati via.
Zeus, L'ho buttato. impianti. No, E le due entità mentali 4. no. Se torno indietro e rivedo la scena di lei che si è pulita, vedo tutto che va via. Vedo il falconiforme e le forme energetiche del quarto livello mentali. Gli impianti se li ha proprio staccati, levati e buttati, gettati all'interno del portale, l'ha fatto tutto. No, no, si è levata tutto, adesso è pulita lei in questo momento. Ok, c'è un messaggio che si vuole lasciare. Sì. Dice sei forte, sei molto forte. Io sono contenta perché tu sei in linea con me. Ti sento forte e sono felice di vedere che comunque, nonostante tante cose che attorno a te non ti piacciono, tante cose che avremmo avresti voluto fare, vai avanti a testa alta. Io sono fiera di questa cosa. Dovresti però fare un piccolo passo, accettare un po' di più, senza rifiutarla la realtà, perché rifiutarla, se la rifiuti non puoi cambiarla. Per cambiare la realtà intorno a te o modificare, migliorare la realtà intorno a te, devi prima prenderne atto così com'è, quindi accettarla. Poi puoi cambiarla. Cercare di comprendere che nonostante tutto alcune cose devono accadere per poi arrivare a un risultato e non ci puoi fare niente, non sugli altri, non ci puoi fare nulla. Ma io sono fiera di te. Basta? Mhm. Come la vedi? Bene, pulita. Tu come stai? Bene. Sto guardando perché a volte si mostra come uomo, gli piace proprio a lei. Si mostra come uomo e poi, e poi vedo la fisionomia di oggi. Però lei si sente a suo agio proprio quando mi si mostra come uomo. E Luigi? Luigi ha cambiato qualcosa lì. Cioè? Non è rimasto con quella donna con la quale ha fatto figli. Ha viaggiato, lo vedo che ha cambiato scelta, ha scelto di fare una cosa diversa, quindi vedo tutta quella vita lì che si è cambiata. Modificata. Sì, Nuovi valori. Numero di vite. 2250. 1570, Numero di vite cambiate di queste 1570. Anche una, 30%, esatto, una percentuale andava bene. PSPE 6337. 53 PE adesso mi dice perché la PE è più maschile, Mhm. Percentuale di consapevolezza. 147%. Vibrazione. 35 miliardi.
Ok, la potrà alzare, la potrà abbassare nei prossimi giorni, settimane, mesi? Sì, sta adesso mi sta facendo vedere che l'ha alzata a 35 miliardi, ma la porta a 27, dice. Si sente meglio. Però Mm, ha capito che può farlo, quindi ha capito che nei momenti in cui lui si sentirà più insomma, emotivamente scarico per vicissitudini della vita, eccetera, sa adesso che facendo questo gioco, io lo chiamo così, mm. eh, sa di poterlo fare, prima non lo sapeva. Simpatico che hai detto lui e non lei. Sì, perché è uomo, si mostra così. Eppure chi non vedrà che il viso di Sara, Sara è una donna molto femminile, molto È una dolce, bella donna, una bella donna, è super però femminile, non è per è una niente. cosa interiore, no? Sì, Una cosa non è neanche energetica. una donna che si impone, che parla in un certo modo, una donna a tutti gli effetti, Sì, sì. però ha evidentemente questa vena. Un ricordo di tante vite anche da uomo, quindi è normale. È come se Ecco. gli venisse naturale proprio. È una cosa naturale per lei vedersi così. Ok, ultima battuta, libertà. Vogliamo urlarla tutti insieme? Tutte le Stai... PE, le PS, quelli del Io cerchio. quello che sto vedendo è che sei arrivato tu, non so perché. Sei Mhm. arrivato e sai, con un martello e scalpello lo stai mettendo, lo stai scrivendo nell'etere. Bene. Mm. E chi vuole fare la stessa cosa è libero di farlo. Mm. Lo stiamo facendo, soprattutto anche lei, Sara. Il Ah, e figlio poi e la fida. Mhm. anche io lo sto facendo. Il figlio e la ragazza che fanno? Rimangono abbracciati a vedere questa sessione come un film, Ok. come in un cinema. Va bene. Sabrina, abbiamo finito. Bene, evviva. Mm. Disconnettiti da tutto e tutti. E noi torniamo. Fai